Attenzione amiche, stanno di nuovo per fregarci, ma questa volta staremo molto più attente. A cosa mi riferisco? Ve lo spiego subito. Allora, stamattina leggo un po' il giornale, leggo un po' qualche sito di informazione e mi imbatto su Repubblica in questo articolo qua. Guardatelo bene. Eh sì, amiche, dice proprio questo, che adesso le nuove vittime dei disturbi alimentari legati ad anoressia, bulimia, non sono soltanto purtroppo le ragazzine giovani e sempre più spesso anche i ragazzini, ma sono proprio le donne cinquantenni, cioè siamo noi che dopo aver vissuto già buona parte della vita, aver magari affrontato milioni di problemi, esserci rialzate chissà quante volte, aver cresciuto delle famiglie, aver dato il meglio sul lavoro, ci ritroviamo a 50 anni a combattere con dei disturbi alimentari. E perché? Beh, purtroppo il perché lo sappiamo bene, ma questa volta saremo pronte e non ci faremo fregare. Insomma, tutte noi abbiamo sperimentato quella sensazione di invisibilità, quella sensazione di essere messe da parte una volta arrivate ai 40 anni. Insomma, attrici, ma anche nei libri, nei romanzi, in politica, nella pubblicità, dove volete, le donne dai 40 anni in poi sembravano completamente sparire. Poi abbiamo visto ultimamente, stiamo vedendo un tentativo di inclusività, un tentativo di far vedere che la donna non finisce a 40 anni o a 50 anni e l'abbiamo presa come una cosa positiva sicuramente, se non fosse che, se non fosse che la rappresentazione che danno delle donne cinquantenni, la rappresentazione positiva, è comunque una rappresentazione distorta. Lo vediamo in continuazione, amiche. Le donne cinquantenni, quando vengono celebrate, non lo sono per i successi che hanno raggiunto in una vita magari di sacrificio, per la loro intelligenza, per la loro capacità. No, lo sono perché sì, hanno 50 anni, hanno 60 anni, ma ne dimostrano 30, ne dimostrano 40, danno i punti alle ventenni. Cioè, la nuova gabbia, la nuova, come dire, costrizione è diventata questa. Sì, viva le cinquantenni, viva le sessantenni, ma perché? Perché sembra che ne abbiano 20 o ne abbiano 30. Una cosa assurda. E guardate, basta aprire un qualsiasi social, io non li frequento tantissimo, ma ho aperto un secondo Facebook e vi lascio qui 2 o 3 esempi. Ecco qual è il tono della narrazione. Quindi va benissimo che noi ci mostriamo a 40, 50, 60, a patto che siamo, com'è che si dice adesso, senza età, ageless, anzi perennial, una definizione agghiacciante dal mio punto di vista, anche se nasce con degli intenti positivi, come leggerete nell'articolo, cioè con l'intento di superare delle discriminazioni legate all'età e quindi identificare con questo termine tutte quelle persone che indipendentemente dal periodo in cui sono nate hanno un atteggiamento di curiosità, di apertura verso il futuro, insomma tutte cose bellissime. Peccato che per quanto riguarda le donne questo termine è diventato sinonimo di senza età, cioè essere perenni significa che dobbiamo essere congelate, frizzate in uno stato di eterna bellezza dove neanche si può definire che età abbiamo, come se fossimo fatte di plastica e non di carne. Allora amiche, io faccio questo video proprio d'impulso per dirvi che Overglow, il nostro canale appena nato, non è un posto dove si insegna alle donne o dove si danno consigli perché le donne over dimostrino 10, 20, 30 anni di meno o aderiscano a dei modelli che le vogliono praticamente frizzate, immutate nel tempo. No, questo è un canale per darci sostegno, sicuramente per
risaltare, mettere in evidenza la nostra bellezza, ma la bellezza della nostra età. È un canale dedicato al make-up, è un canale dedicato al beauty, quindi non stiamo, come dire, negando, diciamo, quella giusta vanità che noi tutte un po' abbiamo, il fatto che vogliamo invecchiare bene, invecchiare serenamente, invecchiare in salute, ma non sicuramente farci, come dire, disumanizzare o farci richiudere in nuove schiavitù. Questo no. Noi qui ci diamo supporto per vivere bene quella che è l'età matura di una donna che ha tutto il diritto di essere manifestata e vissuta per quello che realmente è. E in questo non c'è un giudizio negativo verso quelle donne che magari per loro fortuna o peraltro sono, diciamo, arrivate ad un'età anche avanzata, conservando tutto il loro splendore. Ci mancherebbe altro, ma rifiutiamo l'idea che il nostro valore sia legato a questo o che questo sia un modello da inseguire a tutti i costi, al punto da ritrovarci a 50 anni magari con dei disturbi alimentari, perché si sa, la menopausa, insomma anche l'aumento di peso sono cose assolutamente normali, e noi invece ci sentiamo in dovere di avere a 50 anni lo stesso fisico che avevamo a 20. No, questo no. E questo vale anche per il nostro viso, lo sappiamo, ne parliamo spessissimo, vi dico sempre che il make-up su donna matura è diverso perché cambia la pelle, ma questo è normale, è quello che accade naturalmente. Quindi c'è chi è più fortunata, c'è chi lo è meno, ma siamo tutte persone che vanno incontro ai cambiamenti dell'età e li vogliamo vivere al meglio, ma serenamente, senza farci ossessionare al punto da intervenire su noi stesse anche in maniera feroce. Niente amiche, ve lo volevo ribadire perché voglio veramente che il nostro canale sia un luogo di benessere, un luogo per rilassarci e non un'ennesima fonte di stress per, diciamo, dove trovare ispirazioni assolutamente irrealistiche e ingiuste. Vi saluto, leggete l'articolo.